Le aspettative di questa strada non sono alte, di più. Oggi sarà una montagna russa, che di cose belle da vedere ne abbiamo veramente diverse. Tra un po' passeremo qui sotto, guardate il vento che tira, fa creare addirittura un po' di onde anche sotto a questo bacino. È abbastanza questo, no? Ragazzi, buongiorno. È particolarmente fresco questa mattina ed è anche particolarmente umido fuori. Stiamo facendo colazione in casa: yogurt, cornetto, caffè, brioche. Buongiorno, buona colazione. Buongiorno a tutti, oggi è martedì 21 agosto, sono le 7:20, stiamo ripartendo da Colasin, direzione Podgorza. Sono 14 gradi, l'aria è molto frizzante, qui siamo in montagna, molto umidità. Speriamo non in uno sterrato di ieri, abbiamo già dato. Il viaggio inizia così. Purtroppo mi sono accorto soltanto al rientro a casa, i miei clip hanno dei problemi con il microfono e quindi vi racconterò brevemente quello che abbiamo vissuto. Siamo partiti, come vi dicevo, presto, l'aria è frizzante, in alcuni tratti troviamo le nuvole particolarmente basse, molto umido. Ci stiamo avvicinando al Tara Canyon, un canyon semplicemente fantastico. Alla nostra destra c'è un torrente da un verde smeraldo pazzesco, nonostante ci sia poca luce. La strada scorre abbastanza velocemente, c'è poco traffico, ma di contro ci sono diverse pattuglie, diversi controlli. I limiti sono bassi, quindi moderiamo la velocità e ci godiamo come sempre posti e paesaggi. Inutile dirvi che vedere le nuvole così basse non ci faceva certamente piacere, ma eravamo consapevoli del fatto che noi siamo abituati a svegliarci presto, a partire presto e di conseguenza fa parte del gioco trovarsi questo genere di meteo. Dentro di noi però eravamo assolutamente convinti che il sole si sarebbe fatto largo spazio tra le nuvole e difatti così è stato. Più andiamo avanti, in alcuni tratti le nuvole sono veramente basse, ci entriamo dentro, proprio vediamo le nuvole muoversi intorno a noi e continuando la strada, percorrendo chilometro su chilometro, iniziamo ad arrampicare fino ad arrivare sopra queste nuvole e tutto ad un tratto si apre letteralmente in paradiso. Si vede tutto, come non si vede niente? Apposta mi sono fermato qua. Qui a quanto pare c'è questo memoriale per questo pilota, immaginiamo sia, che sta col casco. Eravamo di là noi, esattamente lì passavamo. Guardate le nuvole come salgono, passavamo lì e perché non vedevamo nulla. Adesso siamo da quest'altro lato della montagna, dove c'è sì caduta massima, ma fondamentalmente c'è anche il sole, quindi c'è un'ottima visibilità. Peccato, ma la giornata è appena all'inizio, quindi ci darà molta soddisfazione. Qui è uno dei pochi punti dove c'è la luce, guardate che acqua incredibile che c'è. Spero che dalla cam si percepisca qualcosa perché è tantissima roba. Poi come vedete siamo solo noi, in perfetta solitudine e ci stiamo godendo ogni angolo. Mentre sono qui sul ponte vi do due informazioni sul canyon di Tara. È lungo ben 80 km e raggiunge altezze di 1300 metri. Come lunghezza è il primo in Europa ed è il secondo a livello mondiale. Davanti a lui soltanto il Grand Canyon del Colorado. Ragazzi, è veramente qualcosa di incredibile. Si trova all'interno del parco del Durmitor ed è spettacolare, veramente mostruoso. Molto bello. Adesso però le emozioni non finiscono qua, continuano. Oggi sarà una montagna russa, che di cose belle da vedere ne abbiamo veramente diverse. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. Nell'ultima clip, prima di girare sul ponte, ho visto che se ne è uscito il microfono dalla GoPro. Una sosta, questa della dronatina proposta da Cinzia, quindi non si poteva non fare un dronage. Una volta che propone lei una roba del genere, questo ponte è veramente qualcosa di incredibile, ma soprattutto il Tara Canyon è veramente emozionante, colori top. Adesso proseguiamo. Siamo tra i 1400 e i 1500 metri
la strada è stupenda, quella che abbiamo fatto fino a poco fa, si saliva dolcemente immerso in mezzo a dei boschi, asfalto sempre top e veramente 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 figo. Adesso puntiamo il monastero di Ostrog, che è un altro monastero che merita di essere visto. Prima di arrivare al monastero di Ostrog mi sono dimenticato che abbiamo cambiato le tracce negli ultimi giorni, perché c'è questa strada estremamente panoramica all'interno del parco del Durmidor che non potevamo non fare, quindi prima percorriamo questa, prima ci riempiamo gli occhi di tanta bellezza che dovrebbe regalarci questa strada e poi andremo a visitare il monastero. Le aspettative di questa strada non sono alte, di più. Sembra una piana, ma in realtà siamo a 1500 metri di altezza. È abbastanza, questo no, è abbastanza fuori mano. Poi ci stiamo riperdendo le nostre stradine, quelle dimenticate da tutte e tutti. Guardate qua. E siamo solo all'inizio, molto stretta. Beautiful, queste stradine qui sono proprio il pane nostro, ecco. Estremamente tanta qualità questo posto qui, veramente veramente bello. Strada piccola, per fortuna il traffico è poco, perché tra l'altro è indicata come panoramic road un'altra strada che sicuramente sarà meritevole, ma è molto più ampia, molto più trafficata, molto più in basso. Guardate qua, che cos'è? Anche a dirlo, siamo nel parco del Durmidor. Queste montagne ricordano un po' l'Irlanda, vagamente. Le montagne irlandesi sono più dolci, il verde è un verde diverso sicuramente, però tanta roba. Questo è un versante, quello che faremo a scendere, e qui dietro c'è il versante che abbiamo fatto a salire. È veramente veramente tanta roba, ma adesso lo vediamo col Mavic. Allora, ho aperto il drone, è arrivata la guardia forestale e mi ha detto nel parco di Durmidor è necessario un permesso per volare. Ho detto va bene, non ho problema, adesso scendiamo sotto e vediamo se c'è modo di fare qualche ripresa diversamente. Comunque è molto molto bello, peccato non sia molto verde, è molto brullato. Ci sono delle mucche al pascolo e qui siamo noi. Adesso da qui si riprende e si prosegue. Le emozioni non finiscono qui. È incredibile come sia indicata strada panoramica un'altra strada che è sicuramente bella e a doppia corsia e non questa. Questa non è indicata, cioè questa, se non avessi avuto un po' la malizia di andarmi a informare, saremmo persi questo spettacolo qua. Veramente veramente incantevole, un serpente che non finisce più, tra il nulla e l'addio, nel mezzo del Durmidor Park. Tra l'altro il fondo è perfetto. E come in Svizzera, anche qui ci sono questi punti dove uno si può fermare, sedersi, farsi delle foto. Ora in questo momento siamo un po' contro luce, quindi non ha molto senso. Oh dai, vai.
ma vi garantisco che qualsiasi foto voi farete non renderà l'idea di questo posto qua. Come dico sempre, i video, le foto possono darvi un'idea, ma certe cose le si deve vivere per apprezzarle. Pensate voi che questa strada qui è lunga oltre 40 km e nonostante la strada sia abbastanza desolata, con poco traffico, anche qui abbiamo trovato dei motociclisti stranieri, non italiani, sottolineiamolo, perché sennò sembra che poi ci do sempre con i nostri, che ci siamo trovati letteralmente contromano, pensavano a salutarci, ma che cazzo mi saluti? Pensa a stare nella tua mezzeria piuttosto che salutare. A 8 siamo scesi a 1200, ma qui di fianco, ragazzi, c'è un canyon con un'acqua spettacolare. Guardate il vento che tira, però adesso siamo un attimo riparati dal vento e poco fa abbiamo trovato un tir su questa strada qui in piena curva. Per fortuna era fermo lui, molto in piedi, tornanti molto stretti, tanta roba, sì, per dirlo Cinz, non vi dico nient'altro, però prudenza, orecchie ritte e si prosegue. Adesso se troviamo un punticino, vedete il navigatore, qui c'è un lago, un torrente, qualcosa molto grande. Mamma mia, che spettacolare! Te l'ho detto che ci vuole la dronata. Ma come faccio la dronata? Qua questo vento mi sembra sulla porta. Poi troviamo un posticino dove fermarci, dove c'è un punto panoramico magari. A parte che davanti ci passiamo sopra, c'è un ponte dove ne passiamo, però magari merita di essere visto senza ponte, non lo so, lo vediamo. Pensiamo al traffico qua, che qua è abbastanza... Vi avevo detto che sarebbe stata un'esplosione di emozioni e adesso ne vedremo delle belle qua. Tra un po' passeremo qui sotto, guardate il vento che tira, fa creare addirittura un po' di onde anche sotto questo bacino. Tanta roba, estrema roba direi. 160 gradi tutta nella roccia, guardate qua, da qui sopra si entra, da qua si esce e guardate qua di fianco. Adesso passeremo sopra quel ponte lì e qua è un'altra di galleria. Questa strada è incantevole, sì? Bello. Ti piace? Ti mette un po' di ansia perché siamo senza protezioni. Dei colori pazzeschi proprio il sole, sì, colori incredibili. Qua però il vento, vedi, non tira già più. Siamo un po' riparati. No. C'è un bel twist qua sotto.
prossimo paesino vediamo se c'è il forno e una caffetteria, cerchiamo di mangiare qualcosina. Nel frattempo questa strada che stiamo facendo, neanche a dirvelo, è semplicemente incantevole ed è perfetta. Ho parlato, ho rincorso. Comunque vi garantisco che è tanta roba. Le strade in Montenegro ci stanno dando molte soddisfazioni. Come vedete stanno facendo i lavori perché cade la roccia, non perché si è rovinato il fondo. Guardate che strada, non so se ve ne rendete conto, ma è incredibile. Di fianco a noi c'è quel lago che abbiamo visto poco fa, circa 200 metri sotto di noi, ma tantissima qualità. Siete pronti? Guardate qua che punto di interesse, viewpoint. Il Montenegro ci sta regalando tanta roba. Lungo la strada troverete diversi chioschetti degli ambulanti come questo qui, vendono il miele, liquori e quant'altro. Liquori, miele. Yes, miele, liquori. Palinco. Inizia a fare caldo adesso. Sono circa le 13, siamo a un paesino che si chiama Niksic e inizia a far caldo, sono 33-34 gradi. Adesso Cinzia è entrata nel supermercato a prendere qualcosa da mangiare, qualcosa di fresco, penso di salato. E poi da qui praticamente siamo, a questo punto sì lo possiamo dire, siamo a 2 punti dal monastero di Ostrog, ma prima mangiamo e poi andiamo. E vi posso garantire che abbiamo fatto una cinquantina di chilometri su una strada molto bella tra il nulla e l'addio, soltanto noi, e al nostro lato, a destra e a sinistra della strada, foreste. Molto bella questa parte del Montenegro, assolutamente. Dopo il pranzo siamo regalati anche un caffè. Con tutta sorpresa abbiamo preso un caffè turco, non so perché qui in Montenegro se chiedete un caffè vi fanno quello turco. Abbiamo chiesto espressamente quello espresso, dice no, non lo facciamo, turco. Mica è detto che in tutto il Montenegro ma il caffè sia solo turco, no, detto tutto, così. Dove siamo fermati noi, due bar su due. Il primo ce l'ha espressamente Due detto. caffè turchi 1,60 €. Io l'ho bevuto per la prima volta oggi, caffè turco. Non male, ma tutto sommato quando lo bevi all'inizio non è male. Poi il fondo è meglio che gli stai lontano, perché preferisco il nostro caffè. Io sono una drogata di caffè. Adesso comunque stiamo andando verso il monastero di Ostrog e penso che il navigatore ci stia facendo fare una di quelle sue alternative molto wild, estremamente wild. Fin quando rimane così e non viene nessuno, Dima. Fin quando rimane così sì. Va pure bene. La approviamo, diciamo. Il problema è se dovesse diventare un po' più incasinato. Coffee. Guarda qua, mamma mia, senza protezioni qua, Ok, come volevasi dimostrare, quella era una strada secondaria, per fortuna non è passato nessuno se non un camion, ma all'inizio della strada, quindi molto fortunati anche oggi. Ieri molto fortunati nella salita sterrata, oggi estremamente fortunati anche qui. Vista formidabile, ma i rischi elevati. 7 km al monastero. Anche qui però la strada è estremamente panoramica, non è manco tanto larga. Siamo finalmente arrivati al monastero di Ostrog. Adesso però c'è da camminare un po', perché il monastero, come vi dicevo, è un po' come quella donna della corona, è incastonato sulla parete rocciosa della montagna e quindi c'è da camminare un po'. Speriamo che sia un po' all'ombra, c'è 37 gradi e mezzo in questo momento. Tra l'altro vi faccio delle anticipazioni e poi comunque monterò tutto con calma in post-produzione. Il monastero prese fuoco, è stato ricostruito, fortuna vuole che le fiamme dell'incendio non hanno colpito la parte più storica, più importante del monastero, quella conservata, ma adesso vi faccio parlare le immagini. Ragazzi, forse saranno 300-400 gradini, c'è una fontana d'acqua fresca, fatemi immergere che sto prendendo letteralmente fuoco. Bagnati un po' la testa che oggi sono particolarmente provata. Saranno 38 gradi. Io resisto al caldo, amo il caldo, ma se mi si sta sempre più convertendo al fresco. Sto invecchiando, non sopporto più. Comunque qui sotto c'è un cartello no drone. Dopo che mi sono fatto tutta questa sfacchinata, il minimo che posso fare è scendere di qualche centinaia di metri, mettermi all'ombra e mollare la mia dronatina, perché è molto carino. Fa meno scena del santuario della corona, ma meritevole.
Eccolo qui, siamo in coda per entrare. La vista sicuramente è notevole. Per fortuna c'è una piccola ombra e per fortuna ci sono questi ombrelloni che hanno attrezzato loro per il caldo. Perché il caldo, credetemi, è massacrante. Il monastero di Ostrog è un monastero della Chiesa ortodossa serba, posizionato sulla parete di roccia verticale sulla rupe di Ostroška Greda, da cui si domina la pianura. Fondato dallo stesso Basilio, vescovo metropolita dell'Erzegovina nel XVII secolo, il monastero di Ostrog è il più popolare luogo di pellegrinaggio del Montenegro. Il corpo del santo, morto nel 1671 e canonizzato pochi anni dopo, si trova in un reliquiario posto nella chiesa sotterranea dedicata alla presentazione al Tempio della Madre di Dio. L'aspetto attuale del monastero è frutto della ricostruzione posta in essere tra gli anni 1923 e 1926, dopo che un incendio aveva distrutto gran parte del complesso. Fortunatamente il fuoco non interessò la parte dove sono site le due piccole chiese sotterranee, che da sole rappresentano la parte storico-artistica più importante dell'intero chiostro. Gli affreschi posti nella chiesa della presentazione furono realizzati alla fine del XVII secolo. Credenti da ogni parte del mondo vi giungono in pellegrinaggio, sia individualmente che in gruppo. Rappresenta inoltre il punto di incontro di tre credi, l'ortodosso, il cattolico e il musulmano, poiché anche i fedeli di questi ultimi due culti ammettono le proprietà guaritrici delle reliquie di San Basilio. Secondo i resoconti dei fedeli, si sono infatti verificate alla presenza della salma del santo numerose guarigioni miracolose. Piano piano stiamo tornando verso il parcheggio. Per fortuna gran parte del tragitto è all'ombra, è coperto dalle piante, ma vi posso garantire che fa un caldo allucinante. Adesso scendiamo la moto e facciamo gli ultimi chilometri che ci accompagneranno alla struttura. La meta di oggi sarà Podgorica. Arriviamo, faremo il check-in, doccia, ci rilassiamo e poi si riprenderà la moto sicuramente, perché siamo in una struttura che dista circa 4 km dalla città e poi inizieremo di nuovo a girare. Siamo praticamente in un frullatore, in un tritacarne, non ci si ferma mai. Oggi è stata veramente dura. E anche due immaginette col Mavic ce le abbiamo. Non vi dico i salti mortali per alzarmi. Vedete quella macchiolina bianca su? Quello è il monastero. Adesso puntiamo Podgorica, la nostra struttura, circa 40 km. Ragazzi, questa è la discesa che ci porterà in basso. La salita è abbastanza impervia, tornanti come se non ci fosse un domani, belli dritti e stretti. Dalla discesa del santuario per una decina di chilometri la strada è semplicemente incantevole, camminerete sul fianco della montagna, asfalto intonso. Adesso sono 7-8 km che stiamo facendo così praticamente, schivando le buche e con tutto ciò 37 gradi. Se volete fare questo viaggio ragazzi fatelo a giugno, perché ad agosto è un incubo. Agosto di quest'anno perlomeno sono le 5-10, sono 37 gradi, solo questo vi dico. Siamo appena entrati a Podgorica, siamo a 5 km dalla nostra struttura. Ok, ce l'abbiamo fatta arrivare a casa, ho appena fatto una doccia, sono uscito adesso dalla doccia. Abbiamo un appartamento, questo è il soggiorno e cucina, fuori c'è il balcone, qui c'è il bagno, Cinzia sta facendo la doccia, questa è la camera. C'è l'aria condizionata che adesso quest'anno sta andando a tutta. Adesso è tempo di ricaricare un attimo le pile, facciamo un attimo mente locale e poi usciamo a visitare un po' la città. Qui è il ponte nuovo, una delle ultime costruzioni che hanno fatto qui a Podgorica. Poi torneremo qui perché vorrei fare un dronage, ci sono degli scavi, qua da qualche parte c'è un teatro. Adesso li vogliamo, prima andiamo a vedere la cattedrale. Qui si va a sinistra e si deve guidare anche qui a Reykjavik perché qua corrono, tagliano le strade a tutto. Come vedete fotored ovunque e sono le 7 di sera. Qui in queste parti qui dovrebbero essere gli scavi, ma tutto qua, è tutto qui vicino. Qui dovrebbe esserci anche la statua, eccola lì. Poi andremo a visitare quella statua là e è tutto qui. Adesso la cosa più distante che c'è è la cattedrale, quindi andiamo in moto, poi troveremo un posto per parcheggiare la moto qua. Poverino, che è il cane, perché i coglioni corrono che voi non potete capire, corrono come gli idioti, tagliano le strade, tagliano le... Guarda, è meglio che non mi esprimo. Questa è la cattedrale di Podgorica, non so se regalano qualcosa ma c'è una fila che non vi dico.
e sono le 7:15. Speriamo di entrare a questo punto. Si intravede perché ormai è quasi buio, abbiamo perso un po' di tempo lì alla chiesa. Questo qui è il vecchio teatro che c'era qui a Podgorica, si chiama Cittadella di Nemanja, praticamente è un vecchio anfiteatro se non abbiamo letto male. E come vedete c'è gente che si fa il bagno nonostante l'ora perché si schiatta dal caldo anche a quest'ora qui. Probabilmente il cemento della città dal basso viene sul caldo proprio. Next stop, il vecchio ponte di pietra. Speriamo che con questa luce riusciate a vederlo. Noi lo vedremo quasi certamente, voi non lo so. Praticamente stiamo attraversando Cittadella di Nemanja. Qui è quello che vedevamo dall'alto e qui sopra c'è la cittadella. Questo è un vecchio ponte di pietra. Siamo dentro la cittadella di Nemanja e qui c'è l'anfiteatro. Siamo arrivati nel quartiere di Staravaros e questa davanti a voi è la torre dell'orologio. Questo è uno dei quartieri più vivi di Podgorica. Podgorica, che ve lo ricordo, è la capitale del Montenegro. Abbiamo cenato, abbiamo fatto la spesa per domani, domattina faremo la colazione a casa. Adesso stiamo tornando verso la moto l'abbiamo parcheggiata in un parco vicino al ponte principale. Speriamo che tutto sia ok, una volta che siamo lì chiuderemo il video. Allora, siamo tornati alla moto, la moto è sana e salva, l'abbiamo lasciata lì in un parcheggio, vi ripeto, a 2 passi dal ponte strallato, quello principale è questo qua, è abbastanza illuminato, abbiamo scelto questo appunto per questo motivo qui. Ragazzi, oggi è stata una giornata particolarmente tosta, intensa, sia per i chilometri, per le cose che abbiamo visto, ne abbiamo viste veramente tante, dalla mattina fino alla sera, siamo arrivati più tardi del previsto perché le temperature è veramente torrido ed è quello che ci sta facendo pesare molto questo giro. Questo tour è molto impegnativo proprio appunto per le temperature. Non vedo di tornare a casa e farmi un'ennesima doccia. Comunque vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.